Benvenuti anche oggi sul canale di Rosa Parlato. Oggi vi mostro come realizzare questo bellissimo cardigan con queste sfumature veramente stupende. Io per questo cardigan ho usato un uncinetto numero 4, un filato della Stafil. Dopo vi spiego i dettagli di questa cake. È una lavorazione molto semplice per questo cardigan, quindi anche le principianti possono assolutamente cimentarsi. Come potete vedere, io ho lavorato il punto granny e l'ho lavorato in una maniera molto semplice. Io vi faccio vedere come iniziare la lavorazione senza calcolare il multiplo, quindi per le principianti è veramente molto semplice. In più, dopo la lavorazione vado a realizzare questo bordo, vedete, molto particolare ai lati. In più io ho lasciato ovviamente la manica in questa maniera qui, ma volendo, ve lo dico, potete andare a realizzare il polsino con la stessa tecnica che io lavoro chiaramente il davanti del mio cardigan. Andiamo a vedere adesso i dettagli del filato e anche di come dovete regolarvi per prendere la vostra misura. Per il cardigan io vado ad usare il filato Space della Style, che è una cake. Vedete, sono delle cake che hanno delle sfumature di colore. Per un bel tratto di lavorazione noi abbiamo un determinato colore e poi attacchiamo, vedete, con un altro colore, quindi è veramente un bel filato. Ovviamente le tonalità dei colori sono varie, quindi voi potete scegliere quella che più si addice a voi. Nella descrizione troviamo che è un 100% acrilico, ovviamente parliamo di acrilico di qualità Ecotex, quindi vuol dire che è certificato. Abbiamo anche l'esempio del campione e ci dice l'uncinetto che possiamo usare, ci consiglia il 3 o il 4. Io personalmente ho usato il numero 4. Per il cardigan io ho usato 3 gomitoli di questi abbondanti più circa la metà di un altro, quindi calcolando che sono 150 grammi useremo circa 500 grammi, quindi circa 4 gomitoli di cake. Nel box informazioni vi ricordo che trovate sempre il sito dove potete trovare la lista dei fornitori e in più potete seguire anche la pagina Facebook di Stafil. Detto questo, andiamo a vedere come regolarci per la nostra misura. Per calcolare la nostra misura non dobbiamo fare altro che andare a misurare la circonferenza totale della parte più larga del nostro corpo. Possono essere i fianchi, ovviamente se siamo più larghe sui fianchi andiamo a prendere quella circonferenza totale, quindi tutta la circonferenza. Se invece siamo più grosse sopra, quindi abbiamo un giroseno più largo rispetto ai fianchi, prendiamo quella misura. Andiamo a segnare la misura totale, che è 116, ma la dividiamo per 2. In questo caso io ho 116 cm di circonferenza totale, vado a dividere per 2 perché inizio dalla parte dietro, quindi inizio dalla parte dietro che nel mio caso deve essere 58 cm, quindi questa larghezza è la parte dietro, quindi metà del nostro cardigan, della nostra giacca. Vado a salire per un tot di centimetri che ovviamente sono opzionali, ovviamente io vi dico anche quanto ovviamente la faccio alta, però dipende dai vostri gusti. Una volta che abbiamo realizzato il pannello dobbiamo andare a realizzare la parte sul davanti, quindi semplicemente, vedete, realizzeremo 2 pannelli sia da questa parte che da quest'altra. Io vi faccio giusto uno schizzetto per farvi capire. Quindi abbiamo fatto la parte dietro e questi 2 sono il davanti, lavoreremo in questa maniera. Ora l'altezza del dietro e l'altezza del davanti dovranno essere identici. Io vi dico dei centimetri, voi avete visto già dall'anteprima quanto è lungo, ovviamente l'altezza del mio cardigan, però lo potete fare anche più lungo, quindi in base alla vostra altezza decidete quanto allungarvi. Questa parte qui sarà l'apertura, quindi qua non lavoriamo del collo. Poi dopo andiamo a lavorare le maniche. Le maniche saranno lavorate in questa maniera, quindi lavoreremo dal nostro pezzo in questa maniera. Non guardate il disegno, insomma, che è veramente pessimo, e anche qui vi darò delle informazioni ovviamente sui centimetri. È veramente un tutorial molto semplice, non lasciatevi spaventare da questo schema che magari vi può sembrare difficile, ma è veramente molto molto semplice. Vi ho fatto lo schemino per farvi capire più o meno come è strutturato e in questa maniera voi potete adattare questo cardigan a qualsiasi misura, sia da donna che da uomo che da bambino.
Ora, detto questo, passiamo al tutorial. Allora, inizio legandomi, vedete, al mio uncinetto con un nodino e lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Doppio filo sull'uncinetto, entro all'interno, vedete, dell'ultima catenella, scarico prima 2 fili e poi scarico, vedete, questi 3 rimanenti e il modulo, come vedete, non tira. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto e dentro, guardate, sempre nell'ultima catenella, quindi 1, 2 e 3 io entro, vedete, nell'ultima che ho lavorato e di nuovo scarico prima 2 fili e poi scarico il resto tutto insieme. Di nuovo 1, 2 e 3, filo doppio sull'uncinetto e di nuovo, guardate bene, 1, 2 e 3, entro nella prima catenella che ho lavorato, che dall'uncinetto è la terza. Ed ecco che, vedete, man mano che lavoriamo si creano questi piccoli spazi dove poi noi andiamo a lavorare. Vi faccio vedere un'ultima volta: 1, 2 e 3, doppio filo sull'uncinetto, entro, vedete, 1, 2, 3 nella terza, carico il filo, scarico 2 fili e poi scarico gli altri 3 fili sull'uncinetto. Io adesso vado a proseguire e ne devo realizzare un totale di 25. Una volta, vedete, che abbiamo messo sui nostri moduli, io mi trovo in questa maniera qui. Adesso entro, vedete, nello spazio, quindi subito nello spazio, e lavoro una maglia bassissima in questa maniera e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte all'interno dello spazio, quindi 2 e 3. Siccome, vedete, tra uno spazio e l'altro noi abbiamo, vedete, questo spazietto, andiamo a realizzare una catenella, quindi 3 maglie alte, la prima sarà composta dalle nostre 3 catenelle, filo sull'uncinetto e subito nello spazio dopo lavoriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, di nuovo filo sull'uncinetto e di nuovo nello spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E quindi noi proseguiamo sempre 3 maglie alte, una catenella e di nuovo nello spazio dopo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo spazio, così si presenta il nostro lavoro. Adesso guardate, io mi trovo in questa maniera, ho le 3 maglie alte lavorate, lavoro 1, 2 e 3 catenelle e giro il mio lavoro. Adesso io devo saltare ovviamente le 3, vedete, maglie alte, filo sull'uncinetto e vado a lavorare all'interno dello spazio le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Per tutto il lavoro, a differenza della prima riga, io non realizzo la catenella distanziatrice. Questo perché già è un punto abbastanza traforato, voglio evitare che slabri ancora di più. Quindi in ogni spazio lavoro solo le mie 3 maglie alte. Quindi 1, 2, 3.
Vedete, anche se non faccio la catenella, come potete vedere, il lavoro non tira affatto. Ovviamente voi tenete sempre conto del vostro materiale, quindi se state lavorando con la mia stessa lana non avete nessun problema. Adesso vado a proseguire sempre alla stessa maniera, senza catenella distanziatrice in ogni spazio, lavoro le mie 3 maglie alte. E andiamo a proseguire fino a fine riga. Una volta vedete che io arrivo a fine riga, ho lavorato l'ultimo spazio e ho, vedete, le 3 maglie alte finali. In questo caso filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, sulla terza catenella, vedete, entro e lavoro una maglia alta, creando, vedete, uno spazio. Adesso 1, 2 e 3, giriamo il lavoro e in questo spazio già lavoriamo le nostre maglie alte. La prima, vedete, l'ho già lavorata con le 3 catenelle, entro e ne lavoro altre 2, quindi 1 e 2. Adesso semplicemente dobbiamo andare a proseguire alla stessa lavorazione lavorando sempre, vedete, 3 maglie alte in ogni spazio, quindi 1, 2 e 3. E quindi andate a proseguire in ogni spazio, lavoriamo 3 maglie alte fino a fine riga. Quando arrivo, vedete, a fine riga, io qui ho le 3 maglie alte e ho lo spazio e questo spazio va lavorato, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 1 e 2 maglie alte e la terza maglia alta, vedete, io la vado ad inserire all'interno della catenella in modo che la lavorazione sia bella distesa qui nei lati, ok? In questa maniera qui. Adesso voi non dovete fare altro che andare sempre a proseguire alla stessa maniera. Iniziamo sempre con 3 catenelle la riga e in ogni spazio lavoriamo 3 maglie alte. Fate attenzione ovviamente a dove dovete entrare ad ogni riga. Io vi ho fatto vedere i passaggi della differenza delle 2 righe, dove dovete terminare e dove dovete iniziare. Quindi andate a rimettere indietro il video se siete delle principianti e avete bisogno di seguire ogni volta il video. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico ovviamente quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Come potete vedere, io ho proseguito e ho realizzato un totale di 59 righe che nel mio caso in centimetri sono 75 centimetri. Ovviamente la lavorazione in centimetri è opzionale, ok? Voi potete farlo più lungo, più corto, potete farlo tipo cappottino, insomma veramente potete variare come preferite. Fatto questo, io adesso vado a chiudere ovviamente la lavorazione. Quindi vedete, io ho terminato una delle righe, nodino di sicurezza e chiudo, vedete, e vado a nascondere questo filo. Adesso dal lato opposto, vedete, dove ho praticamente i moduli, io qui mi vado ad agganciare e vado a lavorare la restante parte, che è la parte del davanti, lasciando uno spazio centrale per l'apertura ovviamente. A questo punto, vedete, io devo andare a lavorare praticamente la parte del davanti nei lati. E che cosa faccio? Devo lasciare un'apertura centrale di circa 24 centimetri. Quindi che cosa faccio? Vado a centrare prima con un marcapunti il centro e poi vado a capire i miei 24 centimetri quanti moduli devono essere lasciati, ovviamente senza lavorare, e vado a lasciare precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moduli centrali e nei lati lavorerò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 moduli, quindi dove ho il marcapunti io vado a lavorare. Ovviamente questa parte centrale io adesso tolgo il mio marcapunti e questa sarà l'apertura del collo. Lavorerò solo i laterali, vedete, in questa maniera, e andiamo a lavorare ovviamente alla stessa maniera di come abbiamo lavorato il pannello dietro. Ovviamente li andiamo a lavorare separati, lavoreremo prima un pannello e poi l'altro. Quindi io inizio, vedete, da questo pannello, mi aggancio nello spazio, vedete, dove ho già lavorato le 3 catenelle, le 3 maglie alte, scusate, e lavoro 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2,
Ricordate che solo dove abbiamo gli spazi noi lavoriamo la catenella, per il semplice fatto che qui vedete c'è un po' di spessore in più, quindi una catenella, di nuovo entro nello spazio dopo e lavoro altre 3 maglie alte, una catenella e di nuovo vedete dove ho lo spazio, di nuovo 1, 2 e 3, una catenella e così via, e vado a proseguire fino all'ultimo punto. Quando ho completato, vedete, tutta la riga, semplicemente alla stessa maniera di tutta la lavorazione 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro e lavorerò sempre 3 maglie alte in ogni spazio senza catenella distanziatrice, quindi 1, 2 e 3, e nel prossimo spazio di nuovo 3 maglie alte. E lavorate 3 maglie alte in ogni spazio fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo, vedete, il gruppo da 3 maglie alte. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo gruppo da 3 maglie alte, qui ho le 3, 1, 2, 3, sulla terza catenella vado a lavorare una maglia alta. Qui vedete io ho creato lo spazio alla stessa maniera di quando iniziamo la lavorazione, 1, 2 e 3, giriamo la nostra lavorazione e subito vedete nello spazio lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E adesso non devo fare altro che andare avanti e proseguire per un totale di 59 righe, quindi le righe devono essere le stesse che abbiamo fatto sul davanti, quindi 3 maglie alte in ogni spazio, sempre senza catenella distanziatrice, ok? Quindi adesso andate a proseguire alla stessa maniera che abbiamo lavorato il pannello del dietro. Come potete vedere io ho proseguito per un totale di 59 righe che devono essere le stesse, vedete, del pannello dietro. Quindi metà davanti è realizzata, adesso noi ci agganceremo all'altro lato alla stessa maniera e realizzeremo altre 59 righe. Una volta vedete che abbiamo completato le 2 parti, questo sarà il risultato. Adesso andiamo a realizzare le maniche. Adesso vedete giusto al centro dove io ho realizzato la parte retro e la parte sul davanti, quindi qui ho lo spessore del collo, vado ad isolare partendo dal centro 20 cm a destra e 20 a sinistra, quindi un totale di 40 cm. Quindi dal centro vedete conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 spazi e di nuovo sempre dal centro mi sposto e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 spazi, quindi in totale, compresi dello spazio centrale, avremo 15 spazi. Questi 15 spazi totali devono essere circa 40 cm. Adesso lavoreremo dal primo spazio fino ad arrivare, vedete, all'ultimo spazio, sempre nella stessa maniera, con delle righe di andata e ritorno appunto granny. E quindi, vedete, adesso al centro ci andiamo di nuovo a legare con il nostro filo, togliamo il nostro marcapunti e adesso guardate io ho degli spazi e poi la lavorazione delle maglie alte che noi la vediamo in orizzontale. Noi ci leghiamo nello spazio che abbiamo evidenziato con il nostro marcapunti, lavoriamo 3 catenelle e altre 2 maglie alte, 1 e 2. E dopo ovviamente andiamo a nascondere il filo. Adesso guardate, in ogni spazio dobbiamo lavorare le 3 maglie alte. Siccome abbiamo, vedete, queste 3 maglie alte lavorate in orizzontale, io per questa riga lavoro una catenella distanziatrice. Quindi di nuovo nello spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella. Di nuovo arrivo nello spazio e lavoro le mie 3 maglie alte,
e di nuovo una catenella. E dobbiamo proseguire, vedete, in ogni punto, in ogni spazio, lavorando sempre le nostre 3 maglie alte divise da una catenella. E proseguiamo così fino ad arrivare, vedete, anche al centro. Quando arriviamo al centro, anche qui noi dobbiamo lavorare una maglia, 3 maglie alte, fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo praticamente messo il nostro segno. Quindi il nostro centro, vedete, dove abbiamo legato i due gruppi di maglie alte sarà questo, e anche qui lavoriamo sempre le nostre 3 maglie alte. Vedete, qui è il centro proprio dove noi abbiamo il distacco tra la parte dietro e la parte davanti, quindi anche qua entriamo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte sempre divise da una catenella fino ad arrivare nell'ultimo spazio dove, vedete, abbiamo messo il nostro marcapunti. Una volta, vedete, che abbiamo completato tutta la nostra riga negli spazi che abbiamo evidenziato, adesso alla stessa maniera 1, 2 e 3 giriamo il nostro lavoro e subito nello spazio lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso io non lavoro la catenella distanziatrice, ok? Quindi filo sull'uncinetto, entro semplicemente in ogni spazio e lavoro le mie 3 maglie alte. Ad ogni fine riga semplicemente lavoro 3 catenelle e di nuovo lavoro nei miei spazi sempre le mie 3 maglie alte. Adesso andate a proseguire per un tot di righe e poi vi dico ovviamente quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito per una lunghezza di 43 righe che in centimetri sono circa 53 centimetri. Volendo fare anche magari un polsino, va bene anche che vi fermiate sui 50 centimetri. A questo punto, vedete, io piego già la giacca in questa maniera. Ovviamente devo chiudere sia la parte delle maniche che nei lati e devo fare questa cosa sia da una parte che dall'altra. Quindi adesso, vedete, io vado a piegare il lato della manica e il lato del davanti e del dietro in questa maniera qui. Noi iniziamo lavorando ovviamente al rovescio, quindi questa parte ovviamente sarà il nostro rovescio. Inizio, vedete, mettendo uno sull'altro, vedete, i fori devono combaciare con i fori, la parte piena con la parte piena. Entro al centro del primo e del secondo punto, vedete, della maglia alta, carico un filo, faccio una piccola catenella in questa maniera qui, ok? Adesso guardate, attraverso la maglia alta e lavoro una maglia bassa e di nuovo attraverso sia una maglia alta che l'altra di fronte e lavoro la maglia bassa. Adesso dove ho l'altra lavorazione, vedete, con il foro, attraverso le 2 maglie alte e lavoro sempre 2 maglie basse. Di nuovo, man mano, vedete, aggiustate il lavoro per non fare errori. Di nuovo qui ho le 3 maglie alte attraverso la prima con quella frontale e di nuovo 2 maglie alte. Di nuovo qui. E di nuovo, vedete, qui. Quindi la lavorazione sarà uguale per tutti i punti, 2 maglie alte in ogni spazio. Così, vedete, si presenta il nostro lavoro. E quindi noi dobbiamo andare a proseguire attraversando sempre, vedete, le 2 maglie alte, lavorando la maglia bassa e di nuovo. Man mano che lavorate vi raccomando di posizionare bene, vedete, posizionate bene, che il foro deve stare l'uno contro l'altro e uguale la parte lavorata di 3 maglie alte. Quindi noi andiamo a proseguire in questa maniera, completando chiaramente tutta la parte, arrivando sotto, vedete, l'ascella e poi completiamo con il resto della manica. Una volta quindi, vedete, che io ho completato tutta
la mia cucitura, la parte interna risulterà in questa maniera qui. Ecco qui, vedete? Quindi abbiamo una parte esterna pulita, il nostro dritto risulta in questa maniera qui. Andate adesso ovviamente a cucire anche l'altra parte. Adesso vedete, questo è il risultato della nostra giacca capovolta. Adesso io vado a fare un bordo decorativo tutto intorno al mio cardigan. Iniziamo in un punto qualsiasi, io inizio da qua, vedete, vado sulla catenella e inizio a lavorare delle maglie alte, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, e in ogni spazio lavoro 2 maglie alte. In questo caso la prima sarà, vedete, da 3 catenelle. Adesso filo sull'uncinetto, nel prossimo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Nel prossimo, vedete, attraverso sempre la maglia alta, 2 maglie alte, dove ho lo spazio, di nuovo 2 maglie alte. E di nuovo qui vedete la maglia alta, l'attraverso con 2 maglie alte. Man mano vedete che lavoriamo, questo sarà il nostro risultato. Io adesso vado a lavorare tutta la parte, vedete, anteriore, e poi arriviamo sul collo e vi faccio vedere come lavorare sul collo. Quando arrivo, vedete, dove ho sul collo ho praticamente, vedete, questa lavorazione, che sono i gruppi che noi abbiamo realizzato inizialmente. Adesso, per farvi capire, io qui ho le maglie che sto lavorando, lavoro l'ultima, vedete, che è agganciata in uno di quegli spazi, quindi lavoro 1, 2 maglie alte. Adesso noi abbiamo lo spazio qui, ovviamente non dobbiamo entrare anche nello spazio, perché vedete noi qui abbiamo le 3 maglie lavorate, quindi io che cosa faccio? Salto questo spazio e lavoro nell'altro, e lavoro 1, 2 e 3 maglie alte. Nel prossimo 1, 2 e 3. Di nuovo nel prossimo 1, 2 e 3. Vi faccio vedere, guardate come si presenta man mano che lavoriamo. E dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare ovviamente di nuovo sulla parte laterale. Anche qui vedete noi lavoreremo in uno spazio le 3 maglie alte, qui non lavoriamo in questo spazio ma lavoreremo sulla maglia alta. Io adesso vado a proseguire e poi vi faccio vedere. Quando arriviamo, vedete, nello spazio dove io ho sia, vedete, le 3 maglie alte lavorate del lato, quindi fate molta attenzione, io questo lo salto e vado a lavorare, vedete, attraverso praticamente la maglia alta e lavoro le 2 maglie alte, quindi 1 e 2. In questa maniera qui, vedete, qui rimarrà questo spazio. Filo sull'uncinetto e adesso andiamo a proseguire normalmente, lavorando le nostre 2 maglie alte su ogni maglia alta, vedete, attraversando ogni maglia alta. Non vi confondete, qui dobbiamo lavorare 2 maglie alte, vedete, attraversiamo sia dove abbiamo lo spazio, attraverso la maglia alta, e dove abbiamo il gruppo da 3 maglie alte, attraversiamo sempre la maglia alta con 2 maglie alte. Ad un certo punto, vedete, arriveremo sul basso quindi della nostra giacca e ovviamente in ogni maglia alta qui lavoreremo una maglia alta. Qui è abbastanza semplice perché ovviamente non abbiamo le maglie alte nei lati, vedete, dove le dobbiamo attraversare, ma semplicemente andremo su ogni maglia alta che c'è qui disponibile. Non vi confondete, qui non abbiamo la catenella, non faremo la maglia alta.
una sola maglia alta su ogni maglia alta. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, dove chiaramente io qui ho le maglie alte, vedete, in orizzontale, qui invece ho semplicemente le maglie alte, in ognuna devo lavorare una maglia alta. Io qui, vedete, nell'angolo lavoro 2 catenelle, quindi 1 e 2, filo sull'uncinetto e sulla maglia alta, vedete, subito, quindi le 2, perché questa l'abbiamo attraversata, sulle altre 2 lavoriamo su ognuna una maglia alta, quindi 1 e 2. Creando, vedete, un angolo. Adesso a questo punto semplicemente in ogni maglia alta, vedete, filo sull'uncinetto, io in ogni maglia alta lavoro una maglia alta in questa maniera qui. Vedete, questo sarà il risultato. Quindi andate a proseguire lavorando una maglia alta in ogni maglia alta, nello spazio non lavorate assolutamente niente, vedete, fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. A questo punto, vedete, quando arriviamo qui vi faccio vedere come chiudere. Quando arriviamo, vedete, dove io ho iniziato, lavoro tutte le maglie alte, vedete che rimangono, ok? Ovviamente l'ultima, questa qui, vedete, dove siamo agganciati, noi non la lavoriamo, e lavoro 1 e 2 catenelle e semplicemente, vedete, mi aggancio sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima, creando, vedete, anche qui un angolo. Adesso iniziamo con 1, 2 e 3 catenelle. Su questa catenella, per le principianti, meglio mettere un marcapunti, filo sull'uncinetto. Adesso, vedete, nel punto subito dopo, quindi nella maglia alta subito dopo, entriamo in questa maniera da dietro la maglia alta e lavoriamo una maglia alta in rilievo. Adesso filo sull'uncinetto sull'altra maglia alta, invece entriamo da dietro, così, attraversiamo sul davanti e lavoriamo una maglia alta, in rilievo dietro. Adesso filo sull'uncinetto su questa maglia alta, la attraversiamo in questa maniera, vedete, sul davanti e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti, filo sull'uncinetto e adesso maglia alta in rilievo dietro, vedete, proprio dietro io attraverso la maglia alta e lavoro una maglia alta in rilievo, filo sull'uncinetto sul davanti e adesso sul dietro, vedete, passo proprio da dietro la maglia alta e l'attraverso. Adesso non dobbiamo fare altro che alternare sempre una maglia alta in rilievo davanti, una dietro, una davanti, uno dietro, e dobbiamo fare questo per tutta la riga fino ad arrivare al primo angolo. Arrivati al primo angolo e poi vi faccio vedere come dobbiamo lavorare. Arrivo, vedete, dove ho praticamente le mie catenelle dell'angolo, quindi qui ho lavorato la maglia alta in rilievo davanti, lavoro, vedete, l'ultima in rilievo dietro. All'interno delle 2 catenelle lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e poi iniziamo da capo la lavorazione. Qui vedete ho lavorato una maglia alta dietro, filo sull'uncinetto, vado qui sul davanti e lavoro una maglia alta davanti. Adesso nella prossima maglia alta in rilievo dietro. E la prossima ovviamente sul davanti. E quindi nell'angolo, vedete, abbiamo questo risultato. Adesso semplicemente andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, vedete, quindi io lavoro tutta la parte dove ho, vedete, le maglie alte fino ad arrivare dove ho messo il marcapunti. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho l'ultima maglia alta da lavorare in rilievo, quindi qui ho lavorato la maglia alta dietro, qui lavoro quella sul davanti
e qui ho le 2 catenelle, all'interno lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e dove ho, vedete, il marcapunti lo tolgo e sulla terza catenella, quindi guardiamo bene dove, eccola qui, lavoriamo una maglia bassissima e chiudiamo la nostra lavorazione. Adesso 1, 2 e 3, qui rimettiamo il marcapunti e iniziamo da capo la riga. Allora adesso dove abbiamo, vedete, la maglia alta, quindi le 3 catenelle, subito dopo abbiamo questa maglia alta, il rilievo è semplicemente, vedete, il rilievo davanti la lavoriamo. Dove abbiamo la maglia alta e il rilievo dietro, semplicemente lavoriamo dietro. Dove abbiamo quella davanti, davanti. E di nuovo qui abbiamo la maglia alta, il rilievo dietro e di nuovo dietro, qui davanti, e la lavoriamo sul davanti, dando, vedete, questo effetto, ok? Quindi adesso semplicemente andiamo sempre a proseguire alla stessa maniera, quindi dietro, dietro così e sul davanti, sul davanti. Quando arrivo nell'angolo, quindi nel primo angolo, di nuovo lavoreremo sempre l'ultima maglia come si presenta, quindi il rilievo davanti o dietro. Ovviamente le altre 2 le dobbiamo sempre lavorare, quelle che abbiamo lavorato come aumento. Quindi adesso vado a proseguire e poi al primo angolo vi faccio vedere. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, io ho la maglia alta dell'aumento, filo sull'uncinetto, questa l'ho lavorata dietro, ovviamente questa la lavoro sul davanti. Di nuovo nello spazio lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Adesso guardate, qui abbiamo una maglia alta ovviamente da lavorare il rilievo, ma qui abbiamo già la maglia alta lavorata davanti, quindi che cosa faccio? Filo sull'uncinetto, questa la lavoro dietro. E poi proseguo lavorando la maglia alta sul davanti e la maglia alta dietro sul dietro. Sul davanti, la maglia alta sul davanti e di nuovo sul dietro, la maglia alta dietro. Ed ecco che, guardate, man mano che lavoriamo questo è l'effetto. Adesso io vado a proseguire per l'intera riga, la completo, inizio un'altra riga che sarà l'ultima riga e in questa ultima riga vi faccio vedere come completare l'angolo. A questo punto, vedete, io ho realizzato, come potete vedere, 1, 2, 3, 4 e 5, questa è la quinta riga. Nella quinta riga, che sarà anche l'ultima delle nostre maglie alte in rilievo, io mi trovo, vedete, sempre la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta. Qui ho una maglia alta dietro, quindi filo sull'uncinetto e lavoro quella sul davanti. All'interno dello spazio lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, in questa maniera qui. Adesso qui ho chiaramente la maglia alta che non è stata lavorata in rilievo, filo sull'uncinetto, questa vedete sul davanti, quindi questa la lavoro sul dietro. E qui sulla maglia il rilievo davanti, lavoro quella sul davanti e su quella dietro, ovviamente quella dietro. E andiamo a proseguire così per tutta la riga. Quindi anche dall'altro angolo ovviamente noi andiamo a fare la stessa lavorazione. Io adesso vado a completare e poi chiudiamo insieme.
Di nuovo nell'ultimo angolo, una volta che abbiamo lavorato tutte le maglie in rilievo, lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte all'interno delle 2 catenelle del giro precedente. Qui guardate, abbiamo la maglia in rilievo, vedete davanti, quindi questa la lavoriamo dietro. Maglia alta ovviamente sul davanti, su quella davanti. Guardiamo bene dove sta l'altra maglia, eccola qui, quindi maglia alta dietro. E qui vedete abbiamo praticamente le 3 catenelle dove togliamo il nostro marcapunti e andiamo a chiudere a maglia bassissima la nostra lavorazione. E a questo punto vedete abbiamo completato le righe di maglie alte in rilievo. Adesso guardate bene, io entro in questo punto e lavoro una maglia bassa, quindi entro nella maglia alta, subito dopo metto il mio marcapunti ed ora su ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa, vedete, una semplice maglia bassa. Vedete? Adesso io vado a proseguire lavorando semplicemente senza fare nessun aumento, anche negli angoli lavoreremo solo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quindi anche quando arrivate, vedete qui, negli angoli lavorerete solo una maglia bassa in ogni maglia alta. Io vado a proseguire e poi chiudiamo insieme. Una volta completata la riga di maglie basse, semplicemente andiamo a sfilare così il nostro filo, infiliamo un ago, togliamo il marcapunti e adesso vedete ci troviamo in questa maniera qui. Io salto un punto, mi trovo così, vedete, saltiamo un punto, entriamo in questa maniera qui, tirate un po' il filo e poi entriamo di nuovo, vedete dove fuoriusciva il nostro filo e chiudiamo così la lavorazione. Adesso ovviamente all'interno della lavorazione andiamo a nascondere il filo bene bene, andiamolo a nascondere più volte, mi raccomando, in modo che stiamo tranquilli che non si sfili. Tagliamo e così vedete abbiamo chiuso la lavorazione. A questo punto la giacca è terminata, io spero che il progetto vi sia piaciuto e vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.